con gli altri. Ovviamente se gli altri sono usciti con l'idea di fare un determinato giro, magari potrebbero non concordare con voi la deviazione. Invece così devo soltanto concordarlo con me stesso. Se poi sono in grado di litigare pure con me stesso, allora ho raggiunto il top. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 19 novembre 2022. Siamo al bivio che ci porterà sul passo del Giovà. Il passo del Giovà è un passo nell'Oltrepo. Faremo questa strada qui, faremo il passo del Giovà, poi arriveremo a Pian dell'Armo verosimilmente, faremo tipo un anellino per poi riscendere da qui passando da Cimacolletta. L'idea di oggi è quella di fare il passo del Giovà, che è un passo che si prende poco dopo Varzi. Siamo a circa 6 km da Varzi, a un'altezza qui siamo di 440-450 metri, arriveremo a circa 1300-1400. Mi auguro che la temperatura non scenda più di tanto, in maniera che anche le batterie risentano della temperatura, e in particolar modo lo schermo LC del MediaMod, che con le temperature basse si blocca, si spegne e quindi è impossibile per me vloggare. In quel caso vi porterò semplicemente delle immagini. Comunque adesso saliamo in sella e proseguiamo per il passo del Giovà. Da qui al passo del Giovà sono circa 23 km. Se proseguissi da qui salirei sul passo del Brallo, che abbiamo fatto altre volte. Adesso invece imbocchiamo questa strada qui alle mie spalle e via sul passo del Giovà. Saliamo in sella. La temperatura qui siamo sui 6-7 gradi, già freschino qui, quindi penso che sul passo ci sia un po' di freschino. Non vi ho portato con me dall'inizio da quando sono uscito da casa, perché sinceramente è di una monotonia allucinante la strada che da casa per arrivare a Varzi. Le strade che faremo oggi non saranno sempre bellissime, ma dovrebbero regalarci dei bei panorami, e neanche a dirlo dovremmo essere abbastanza tranquilli e in solitudine da queste parti qui. Il torrente che stiamo costeggiando è completamente ars. La desertificazione qui si può assolutamente toccare con mano. Qui c'era un fiume prima, adesso guardate cos'è. È solo una distesa di terra e ghiaia, molto molto triste. Ecco ragazzi, quando si parla di desertificazione, è questa desertificazione, guardate qua, è completamente asciutto. Qui c'era un torrente una volta e spero che presto torni. Adesso comunque noi da qui ci tuffiamo in mezzo a questo bosco dai colori fantastici. Peccato la luce che non è un granché, ma vi garantisco che è tanta roba, sti colori, sfumature dal giallo all'arancio al marrone al verde, c'è tutto e di più. E la strada, che ricordi, è molto panoramica, in alcuni punti veramente il fondo non è sempre ben messo, come vedete, ma ci sono degli scorci e dei punti molto molto belli. Tanti fuoristrada, si fa molto fuoristrada da queste parti qui, sia con le macchine, quindi con le jeep, e sia in moto. Guardate dove siamo, guardate che vista che ho. Adesso se riesco a fermarmi da qualche punto in tranquillità vi faccio vedere cosa c'è sotto, ma vi posso garantire che mi alzo, guarda, vi alzo, ma è tantissima roba qua. Adesso attraversiamo questo borgo che è Cegni, è piccolino, e poi proseguiamo sempre su questa strada estremamente panoramica. Cegni è veramente 4 case e un forno, come si dice alle nostre parti. Praticamente è già finita, c'è il cimitero qui sotto, adesso c'è sta curva e poi ci rituffiamo in mezzo al bosco. Fin della storia. Questo è Cegni. C'è dello sporco, occhi aperti, c'è la breccia per terra. Io vengo da quella strada lì e adesso proseguiremo qui, arrampicheremo qui, faremo tutto in costa questa parte della montagna, ma guardate qua sotto quella strada che costeggia il fiume, quello che era il fiume.
dall'alto è fantastica perché gira qui dietro e fa tutto il perimetro della montagna, la parte bassa della vallata, deve essere incantevole. E poi ci sono questi frutti qui che non so cosa siano, ma è tutto molto autunno, è tutto molto figo qua. Proseguiamo, ripartiamo, ma è veramente bella sta strada, non la facevo da tempo. Vi ripeto, il manto è quello che è, in alcuni tratti è veramente malmesso, ma i panorami che avrete intorno sono veramente tanta bellezza. Stiamo salendo piano piano, siamo a circa 600 metri di altezza. La strada è tutta così, bisogna avere pazienza in alcuni punti perché la vista è quella che è, il fondo è quello che è. Il rischio di queste strade è di incrociare delle auto che magari a causa proprio del poco traffico vanno un po' più alle grotti pensando che non sia nessuno, e quindi noi abbiamo un occhio di riguardo e stiamo con le orecchie dritte e proseguiamo. Fino a poco fa l'asfalto era completamente una gruviera, sembravano strade bombardate, invece di colpo poi c'era proprio una linea netta, è iniziato un manto d'asfalto semplicemente perfetto. Io, come vedete, sto andando a una velocità oltre il moderato perché mi voglio gustare proprio tutto il... Madonna, guardate qua, guardate qua che spettacolo c'è. Adesso passeremo dall'altro lato della montagna, saliremo da lì. Complice questo sole che si fa spazio tra le nuvole e tanta roba. Sono partito stamattina da casa che c'era la nebbia, a differenza di settimana scorsa sono partito da casa che c'era il sole, sono arrivato a Pavia che c'era la nebbia e me la sono portata fino a Varsi perché settimana scorsa ho fatto il Brallo, poi ho fatto Bobbio, ho fatto un po' di Valtrebbia. Stamattina sono uscito di casa sotto una leggera nebbiolina e una ventina di chilometri dopo si è aperto tutto quanto, quindi qui addirittura sta uscendo il sole, quindi è tutto molto giusto, come direi io. Siamo arrivati a 1400 metri, 1400, siamo quasi in cima, anzi siamo in cima direi. Adesso andremo più o meno in piano, cerco di schivare dove posso le buche perché la strada si è rifatta un po' malconcia in questo momento. Questo è quello che dovete aspettarvi se venite qui. Siamo arrivati a Pian dell'Arma, come vedete. Siamo a una bella altezza qui. Qui siamo a 1500, 1470 per l'esattezza. 1470 metri, ci sono 3 gradi in questo momento. E neanche a dirla ci sono soltanto io. E questi colori fantastici che vedete davanti a voi. Silenzio totale proprio. E poi di colpo ti ritrovi su questa una strada di asfalto nuovo, solo tu, ed è tutto molto fantastico qua. Adesso qui ci teniamo dalle parti di Zerma. Anzitutto eccoci qua, questo è il passo del Giovà. Adesso noi da qui giriamo un attimino qui, anzi quasi quasi mi tufferei qua dentro questa strada qua, farei Cima Colletta. Proviamo a fare questa strada qui, dai, tuffiamoci qua dentro, stuffiamo qua, facciamo un cambio di programma, mi ispira molto questa strada qua. Cima Colletta, questa Cima Colletta esce al passo del Brallo e dovremmo avere una vista, neanche a dirlo, stratosferica. Poi dite, una volta che avete trovato una strada bella, nuova, perfetta, ti vai a buttare qua. Io sono fatto così, ragazzi, ci tuffiamo qui. Intorno a me c'è una natura superlativa. Tra l'altro Cima Colletta dovrebbe essere abbondantemente sopra 1500. Comunque noi adesso fretta non ne abbiamo, ce ne andiamo bello calma calma, ci facciamo il nostro giro con molta moderazione, anche perché la strada, come vedete, non è piccola, di più. In mezzo alla strada c'è questo solco incredibile, non capisco per quale motivo, forse per far scorrere l'acqua, non lo so, non ho idea, ma c'è un solco proprio voluto. La strada non è sempre ben messa, quindi facciamo un po' zig e zag
e proseguiamo. Si va. Ma quanto è bello starsene per i fatti suoi in mezzo alla natura, ragazzi. C'è un silenzio, una pace incredibile qua. Sono completamente da solo in questo momento. L'ultima auto che ho incontrato parcheggiata era diversi chilometri fa. È veramente rilassante guidare così. Si va piano, ci si gode il posti, si guarda intorno. Guardate sti alberi qua sotto come sono. Danno proprio il senso di pace e tranquillità. Una volta sono stata così, uscì un cervo, mi vide, io spensi la moto, ci guardammo per qualche secondo, poi lui, eccola qua la macchina, poi lui proseguì per la sua strada, io per la mia. In questo caso io mi fermo un attimino, lui per fortuna si è fermato pure, ci guardammo, lui proseguì, io riaccesi la moto e me ne andai pure io. Se vi piace dare pieno fondo al gas, questo non è sicuramente il percorso che fa per voi. Qui si va un po' a destra e un po' a manca, proprio per le buche. Ma come vedete la visibilità è ottima, il traffico è pari a zero, quindi ci possiamo permettere anche di invadere la corsia di sinistra ogni tanto. Vi troverete queste buche ogni tanto. Insomma, la strada che abbiamo lasciato prima era totalmente perfetta e l'avevo imboccata da un paio di chilometri, in basso si vedeva proprio che continuava. Dico mamma mia, sta strada qua adesso me la godo tutta. Poi invece, come avete visto, ho visto questa stradina che mi ispirava di più e l'abbiamo intrapresa. Stamattina ero uscito di casa con l'idea di perdermi proprio in mezzo all'oltrepo e lo sto facendo. Cima Colletta era un punto dove mi sarebbe piaciuto passare anche oggi, quindi l'ho preso da un'altra strada, ma arriviamo sempre lì. Questo è anche la comodità di andare da soli, che se ti piace una stradina, anche se non è in programma, prendi e la fai. Con gli altri, ovviamente se gli altri sono usciti con l'idea di fare un determinato giro, magari potrebbero non concordare con voi la deviazione. Invece così devo soltanto concordarlo con me stesso. Se poi sono in grado di litigare pure con me stesso, allora ho raggiunto il top. Questa di Cima Colletta è sicuramente un'altra delle strade giuste, ragazzi. Se vi piace, come piace a me, la solitudine, il silenzio, tranquillità, questa non è sicuramente una strada da smanettone. Si va piano. Le uniche persone che ho incontrato adesso, ho incontrato una famigliola con il cane a fare del trekking, delle passeggiate. Si deve avere rispetto delle strade che si attraversano e dei posti che si attraversano. Quindi se uno va con una velocità moderata, qui c'è scritto 30, adesso non dico a 30, ma se si va a 40-45 all'ora, che è una velocità assolutamente giusta per queste strade, non avete nessun tipo di problemi. Anzi, vi perderete in questi posti qui che, complice la giornata e i colori, il periodo, è veramente tanta roba. Guardate qua che roba è. Non so a voi, ma a me sti posti qui piacciono da impazzire. Questa dovrebbe essere Cima Colletta. C'è questa chiesa, vediamo se, credo che sia una chiesa, vediamo se è aperta. Vediamo, forse sì. Qui le intemperie, il vento, il freddo. Non credevo neanche fosse aperto, ragazzi. Si prega di non accendere i ceri. Nell'anno mariano 1954 alla Vergine del Carmelo questa cappella era essere in memoria dei defunti genitori Professor Stefano ed Elvira Massa, le famiglie di Maria e Palmira. Mi ho fatto anche questa deviazione religiosa
cosa che non è da me, ma adesso torniamo alla moto, va. Torniamo e proseguiamo. Come vedete sono da solo in questo momento. Nel frattempo la strada è sempre più rovinata, la temperatura è riscesa, siamo a circa 2 gradi qui. Ho già cambiato una batteria della GoPro, vanno via come il pane proprio con le temperature così basse. E questa è l'entità delle strade, rovinate, messe male, con avvallamenti importanti in alcuni tratti. Da qui il limite dei 30 all'ora. Prima era messa molto meglio, adesso no. E nel frattempo siamo arrivati al passo del Brallo. Adesso da qui le alternative sono due: ridiscendere, tornare verso casa, oppure allungare un po' e farsi una Valtrebbia e poi salire dal Penice. Oddio, di alternative ce ne sarebbero anche molte altre, però questa qui non mi dispiace, insomma, dopo tutte queste strade non messe benissimo, magari anche un'acceleratina ci starebbe male. Quindi giriamo di qua, puntiamo la Valtrebbia e ci facciamo un'acceleratina, ci regaliamo anche un po' di brio. D'altronde dopo tutte queste strade a Passo d'Uomo ci sta. E poi possiamo anche goderci la salita del Passo Penice e ahimè poi ci faremo la discesa su quella strada non propriamente bellissima. La realtà è che ero uscito per un giro tranquillo, ho detto vabbè, detto a Cinzia esco, faccio un giro tranquillo, tant'è che non ho portato neanche il cibo a bordo, non ho nulla sto giro qua. Cinzia, faccio un giro tranquillo, torno tra un paio d'ore, sto a casa. Ma poi arrivi in questi posti qui, come si fa a dire torno a casa? Adesso quando mi fermerò l'avviserò, gli dirò guarda che pranza pure, tornerò dopo pranzo, che adesso fino a sotto al passo del Brallo poi arriverà un po' meglio, perché qua sono tanti dossi, si salta parecchio, e poi una volta che arriviamo sotto al Valtrebbia lì possiamo dare un po' più di gas, insomma, senza esagerare, ma divertirsi sì. E qui vedete si sale e si salta. Dal Brallo mi sto avvicinando abbastanza velocemente e con molta sorpresa, perché a un certo punto inizia un tratto di asfalto decisamente messo bene. Inizialmente non è bellissimo, invece poi l'SP73 sono tratti in cui l'asfalto è completamente nuovo, addirittura manca semplicemente da fare le strisce, quindi è a tutti gli effetti una pista a cielo aperto, ma noi ovviamente andiamo moderatamente, anche perché siamo decisamente stupiti di questo asfalto. Le nuvole basse, i colori caldi, è tutto molto figo. Sono le 12:30, l'1:20, quindi sarà anche ora di pranzo, e di conseguenza conto e spero di trovare poco caos lungo la Valtrebbia, quei pochi chilometri che faremo di Valtrebbia, perché poi arrampicheremo da Bobbio a Mirsù sul Penice. L'ultimo tratto prima di arrivare in Valtrebbia è veramente un budello fantastico, sembra di essere in un twist di quelli che sono nei parchi acquatici. Asfaltato anche molto bene, ecco, alcune volte si sompetta, ma vi garantisco che questo è soltanto l'ultimo tratto, ma ci sono diversi chilometri con asfalto nuovissimo. E qui davanti a noi la Valtrebbia, tra un po' la imboccheremo, lì sarà divertimento puro. Ecco le ultime curve già qui sotto la Valtrebbia, quella lì è già quella che vedete davanti a voi, è Valtrebbia. Eccoci qua, siamo arrivati in Valtrebbia, adesso stiamo puntando verso Genova, poi ovviamente torneremo indietro. Occhi aperti e si va, con moderazione. L'importante è non invadere mai l'altra corsia. Guardate che colori fantastici che ci sono lungo la Valtrebbia. Qui sotto questo è il fiume Trebbia, quello che resta del fiume Trebbia, veramente poco. Adesso la facciamo in senso contrario fino a Bobbio, complice il pochissimo traffico, e quindi ci possiamo godere questa strada incantevole. Go, si va. Ma che spettacolo è da soli qua!
Tanta roba la Val Trebbia. Praticamente noi prima siamo scesi da qui, siamo andati un po' indietro e adesso puntiamo Bobbio da qua. Qui è un po' sporco, rallentiamo un attimino. Adesso c'è quella bellissima curva dove spesso e volentieri mi sono fermato a fare delle foto, che c'è quella ex casa cantonale fotografata in tutte le salse. Eccola qua, questa curva qui. Adesso da qui praticamente si arriva a Marsaglia e da Marsaglia poi puntiamo Bobbio. C'è il camion che qua ci facciamo male con questo qua. Comunque per ora in Val Trebbia ci è andata decisamente di lusso a trovare poco traffico, probabilmente complice l'orario. Colori strepitosi, colori fantastici, anche se il Trebbia ha poca acqua, poco e nulla. Una volta superati Marsaglia, questo è quello che vi aspetterà. Altri chilometri incantevoli, strada fantastica. Quel paesino che adesso cercherò di inquadrare in alto a sinistra è Brugnello. Ma che strada è la Val Trebbia? Veramente vietata ai minori questa strada qua. Questa curva qui, occhio che tende a buttare un po' fuori, quindi non ci andate molto allegri, che sono andate dritti e non deve essere molto piacevole la cosa. Eravamo di qua per fare le curve, no? Quindi siamo stati più che soddisfatti. Adesso qua ci rimettiamo tranquilli e arriviamo a Bobbio e ci sono circa le 13:15, ci sono una bellezza di 9 gradi. Ecco qui Bobbio e adesso l'immancabile Passo Penice. Praticamente vi dicevo, siamo passati da 1400-1500 a 250-280 metri. Davanti a me è un po' grigio, a dirvi la verità. Adesso ce ne passiamo per l'interno di Bobbio, poi saliamo sul Penice. Questo è il ponte di Bobbio, Ponte Gobbo, posto di 9 archi, tutti e 9 diversi. Adesso passeremo per il centro di Bobbio e sgattaioliamo velocemente sul Passo Penice, dove vedete addensate un po' di nubi non pericolose dal punto di vista di pioggia, ma sicuramente nuvole. Generalmente qui c'è sempre un nuvolo di moto, ovviamente adesso ce ne sono pochissime. Immancabile mercato. Ok, puntiamo il Passo Penice, che dirvi la verità, da questo versante qui ho rivalutato molto, perché hanno riasfaltato la strada e quindi salire sarà decisamente più piacevole rispetto al passato. Conviene godersi questo asfalto adesso, perché quando scenderemo dall'altro lato, ahimè, il Penice non sarà così piacevole farlo, percorrerlo, che adesso qui
hanno messo l'asfalto nuovo ed è così, ma dall'altra parte purtroppo non è allo stesso livello, anzi. Ho iniziato la discesa verso Varzi, adesso all'inizio l'asfalto, non fatevi abbindolare, è in buono stato, ma poi ahimè non sarà più così. Adesso l'obiettivo è raggiungere, tra qualche curva ci sarà una fontanella, eccola qui, con dei tavolini, e a questo punto il video lo chiuderei qui, così abbiamo una location sia per starci un po' tranquilli seduti, sia che così mi bevo pure un po' d'acqua, visto che non ho la borraccia a bordo. Parcheggiamo qua, perfetto, i tavolini ci sono, questo è un posto molto molto figo, questo qua, c'è mai nessuno e c'è proprio tranquillità go go. Guardate da dove chiuderò il video, questo è il contesto, da quella panchina lì, immersa in questa natura poderosa, guardate qua, è tutto molto fantastico. Ragazzi, guardate che contesto dove sono adesso, ci sono questi tavolini qui per fare picnic, qui sotto c'è la fontana dell'acqua e lì c'è la moto. Adesso ci sediamo qui e chiudiamo il video da questo tavolino qua. In questo momento sono a circa 90 km da casa, quindi di strada ne ho ancora. Preferisco chiudere il video qui perché da Varzi in poi è assolutamente una strada monotona che non dice assolutamente nulla, ed ecco perché questa mattina il video l'abbiamo aperto dalla deviazione che poi ci avrebbe portato al passo del Giovà. Passo del Giovà che non facevo da tempo ed è assolutamente un bel passo. La strada, come avete visto, in alcuni tratti non è ben messa, in altri tratti di contro è un tavolo da biliardo. Questa mattina ero uscito per fare poca strada, ma come si fa a fare poca strada quando si è poi immersi in una natura così superlativa? Non era previsto prendere quella stradina che poi ci ha portato a Cimacolletta. Cimacolletta ci sarei voluto andare, ma avrei fatto un'altra strada. Questa probabilmente è più particolare, più piccolina e molto molto bella. La Valtrebbia non la commentiamo neanche perché è assolutamente una strada fantastica, con un panorama intorno a noi assolutamente unico, incantevole, con il Trebbia che ha dei colori fantastici, anche se in questo momento ahimè sta soffrendo, ha poca acqua. Ragazzi, che dire, siamo arrivati al momento dei saluti. Il video di oggi si conclude qui, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.